Ciao a tutti, questo è il 16° episodio su Viaggio in Giappone dopo 5 anni. Io e mio marito siamo a Ise e in questo video vi farò vedere un acquario dove abbiamo avuto la possibilità di toccare tricheco e foca e fare una foto insieme e giocare a palla con un delfino e la partenza verso il mio paese dove sono cresciuta, prendendo il ferryboat, l'autobus e il trenino locale. Come dicevo nello scorso video, era 2 passi dal santuario shintoista sul mare dove eravamo. In zona ci sono diversi acquari, di cui uno è particolarmente conosciuto ed è grande, che sarebbe Acquario di Toba, ma dove siamo stati noi si chiama Ise Sea Paradise. Se noi giapponesi lo chiamiamo Ise Sea Paradise, sarebbe il paradiso del mare a Ise. Ci è capitato l'orario giusto per poter accarezzare un bellissimo tricheco. Questo acquario è famoso per il contatto vicino con gli animali.見て家とありがとうございます。Vuole rimanere ancora qua. C'era una piscina dove c'era un delfino che giocava con la palla. Abbiamo visto che uno dei visitatori giocare con lui. Oh, すごいすごいすごいねえche tu puoi fare adesso? めっちゃいいすごいねダッシュルファすごいintelligentissimo, eh? すごい頭いいですよね。Abbiamo provato anche noi a giocare con Delfino. Il delfino non ha gradito come gli lanciava la palla mio marito e si è stufato subito. Non ho capito perché si è avvicinato. Così? Anche questa lontra era adorabile. Si avvicinava verso di noi per mostrarci che mangiava il ghiaccio. すごい。かわいい。
Ve la faccio. Tac, tac, tac. Qui stava addestrando un leone marino, ma c'eravamo solo noi, quindi abbiamo potuto parlare un po' con addestratrice. Ci ha detto che questo leone marino si chiama Chinatsu ed è una femmina. Nel video la stiamo chiamando Chinatsu-chan. Chan sarebbe cara, caro, quindi attacchiamo fine del nome di bambini soprattutto, ma anche fra adulti se abbiamo la confidenza. Ha fatto un inchino, era troppo carina. かわいい。一日結構食べるんですか？7 km di pesce mangia al giorno. 85 kg. Pesa. Ci ha fatto anche un sorriso, che carina. Quando si gira, attenta che ti buttano cacca, dicono. Sì? Su すごいね、quanti chili al giorno mangerà? It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Il giorno dopo ci svegliamo al mattino presto per andare a prendere il ferry boat per andare verso il mio paesino dove sono cresciuta. Sono cresciuta in un paesino di 2000 abitanti a 15 km verso l'interno dal centro della città di Hamamatsu. Per arrivarci prima andiamo alla stazione di Toba e prendiamo il ferry boat. Dopo 55 minuti di viaggio con il ferry boat abbiamo preso l'autobus locale che ci ha portati alla stazione di treni. Dopo 2 cambi di treno abbiamo preso il trenino locale che ci porta fino al mio paesino. Naturalmente, durante il viaggio con il ferry boat, mio marito ha approfittato di disegnare.
E questo signore nel disegno, dopo abbiamo fatto una chiacchierata, e dice che è venuto da Yokohama, che è vicino a Tokyo, con la sua moto Harley Davidson e ha fatto la visita a Città di Ise e tornava a Yokohama. Tantissimi anni che non prendiamo questo trenino locale e abbiamo preso un colpo quando abbiamo visto questa versione moderna del treno. Perché lo ricordavamo così e sinceramente sono rimasta male, ma durante il soggiorno al mio paesino abbiamo visto anche la versione classica come una volta e mi sono tranquillizzata. Quando ero al liceo, nel weekend e durante il periodo festivo di scuola, prendevo questo trenino per andare a lavorare in un ristorante per turisti che vengono a visitare il lago della zona. E con i soldi che guadagnavo li usavo per comprare le mie cose e per andare a Tokyo, che è 250 km di distanza da Hamamatsu. Ero appassionata di disegno e di arte e andavo nelle gallerie d'arte e al museo e avevo tanto bisogno di sentirmi che esiste un mondo enorme fuori dal mio paesino e se vorrò potrei andare dovunque nel mondo. Questo lago si chiama Hamanako ed è famoso per gli allevamenti di anguille e tanti turisti vengono a mangiare un piatto con l'anguilla che è famosissimo. Io sono di questa zona ma non ho mai avuto tanta passione per le anguille, piuttosto preferisco i gyoza di Hamamatsu che è altrettanto conosciuto per tutto il Giappone. E questa zona è famosa anche per le coltivazioni dei mandarini giapponesi che si chiamano mikan. In ogni stazione ci sono dei bagni pubblici e in questa stazione hanno fatto il bagno a forma di mandarino.
Ecco, siamo arrivati finalmente dopo circa 5 ore di viaggio. Mio padre sarà contentissimo di rivederci, soprattutto rivedere il suo genero italiano. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al mio canale se siete amanti del Giappone e della cucina giapponese. Nel prossimo video vi farò vedere la spesa che abbiamo fatto in un supermercato. Ah, so? Ci vediamo a presto. Ciao a tutti!